ma non udivo che il tic-tac dell'orologio e il sibilo della tramontana. Un terrore insuperabile mi invase. I capelli mi si rizzarono sulla fronte, i denti mi battevano fino a rompersi. «1831. Théophile Gautier ha 20 anni. È un'immaginazione incandescente. Scrive il suo primo racconto fantastico e lo pubblica su una rivista parigina. Lo intitola La caffettiera. Chi è Théophile Gautier? Un giovane bohemien dalla lingua affilata e dagli occhi spalancati sul mistero. Poeta, pittore mancato, critico d'arte e viaggiatore instancabile. Nasce a Tarbes, nel sud della Francia, ma la sua mente è ovunque. Tra rovine egizie, teatri affollati, sogni di marmo e seta. Gautier scrive per evocare, per dipingere con le parole, per dare corpo all'invisibile. Ama il bello in ogni sua forma, ma dentro le sue pagine si nasconde sempre un'ombra. La caffettiera è una danza notturna, una notte di vento e fuoco, in cui i ritratti scendono dalle cornici e gli oggetti prendono vita. Un racconto lieve e inquietante, sensuale e malinconico. Un sogno, o forse un ricordo che non vuole morire. L'anno scorso fui invitato, insieme con 2 compagni d'atelier, Arrigo Cohic e Pedrino Borgnoli, a trascorrere qualche giorno in un tenimento sperduto in fondo alla Normandia. Il tempo, che alla partenza prometteva d'essere magnifico, pensò bene di guastarsi d'un tratto. Cadde tanta pioggia che i sentieri incassati dove marciavamo somigliavano al letto di un torrente. Affondavamo nel fango fin quasi al ginocchio. Uno spesso strato di terra grassa si appiccicò alle suole dei nostri stivali e il suo peso rallentò talmente il passo che giungemmo a destinazione un'ora dopo il tramonto. Eravamo sfiniti. Così il nostro ospite, vedendo lo sforzo che facevamo per trattenere gli sbadigli e tenere gli occhi aperti, subito dopo cena ci fece condurre ognuno alla propria stanza. La mia era vasta. Appena vi entrai, ebbi un brivido di febbre, come se penetrassi in un mondo nuovo. Invero, si sarebbe potuto credere di trovarsi ai tempi della Régence, vedendo i sovrapporti di Boucher con le 4 stagioni, i massicci sopraporta degli specchi. Nulla era fuori posto. La toilette coperta di scatole per pettini e piumini da cipria pareva servita la vigilia. 2 o 3 abiti dai riflessi cangianti, un ventaglio disseminato di paillette d'argento ingombravano il parquet, bene incerato, e con mia grande sorpresa una tabacchiera di tartaruga, aperta sul camino, era ancora piena di tabacco fresco. Notai tutto questo solo dopo che il domestico, posato il candeliere sul comodino, mi ebbe augurato buon sonno. Lo confesso, cominciai a tremare come una foglia. Mi spogliai in fretta, mi coricai e, per por fine a quelle stupide paure, chiusi presto gli occhi. Ma mi fu impossibile restar così. Il letto ondeggiava sotto di me come un'onda. Le palpebre si spalancarono con violenza. Fui costretto a voltarmi e vedere. Il fuoco ardente proiettava bagliori rossastri nella stanza, cosicché si potevano distinguere i personaggi dell'arazzo e i volti dei ritratti affumicati appesi alla parete. Erano gli avi del nostro ospite, cavalieri bardati di ferro, consiglieri con parrucca e belle dame dal volto fardato e i capelli incipriati di bianco, con una rosa in mano. All'improvviso il fuoco prese un'attività strana. Una luce livida illuminò la camera e vidi chiaramente che ciò che avevo creduto mere pitture erano realtà. Le pupille di quegli esseri incorniciati si muovevano, scintillavano. Le loro labbra si aprivano e si chiudevano come bocche di gente che parla, ma non udivo che il tic-tac dell'orologio e il sibilo della tramontana. Un terrore insuperabile mi invase. I capelli mi si rizzarono sulla fronte, i denti mi battevano fino a rompersi. Un sudore freddo mi inondò. L'orologio batté le 11. L'ultima vibrazione risuonò a lungo.
e quando fu del tutto spenta, oh no, non oso dire ciò che avvenne. Nessuno mi crederebbe, mi si prenderebbe per pazzo. Le candele si accesero da sole, il mantice, senza mano visibile che gli imponesse il moto, prese a soffiare sul fuoco, raschiando come un vecchio asmatico, mentre le pinze rivoltavano i tizzoni e la pala rialzava la cenere. Poi una caffettiera balzò giù dal tavolo dove era posata e si diresse zoppicando verso il focolare, dove si piazzò tra i carboni. Pochi istanti dopo, le poltrone presero ad agitarsi e, muovendo i loro piedini ritorti in modo sorprendente, vennero a disporsi intorno al camino. Non sapevo che pensare, ma ciò che mi restava da vedere era ancor più straordinario. Uno dei ritratti, il più antico, quello di un grasso rubizzo con la barba grigia, che somigliava alla mia idea del vecchio Sir John Falstaff, spinse fuori dal telaio la testa ghignante e, dopo vari sforzi, fatta passare la pancia tra le strette assi della cornice, saltò pesantemente a terra. Ripreso fiato, trasse dal panciotto una chiave minuscola, vi soffiò per accertarsi che la toppa fosse pulita, poi l'applicò a tutti i quadri, uno dopo l'altro, e tutte le cornici si allargarono, lasciando uscire comodamente le figure che contenevano. Piccoli abbati paffuti, matrigne secche e giallastre, magistrati dall'aria grave in lunghe toghe nere, damerini in calze di seta, in culotte, color prugna, punta della spada in alto. Quei degni personaggi presero posto. La caffettiera saltellò leggera sulla tavola. Bevvero il caffè in tazze giapponesi bianche e blu, a corse spontanee da un secrétaire, ognuna con una zolletta di zucchero e un cucchiaino d'argento. Quando il caffè fu bevuto, tazze, caffettiera e cucchiaini scomparvero di colpo e la conversazione ebbe inizio, la più curiosa che abbia mai udito. Nessuno guardava l'altro mentre parlava, tutti tenevano gli occhi fissi sull'orologio. Anch'io non potei distogliere lo sguardo dalla lancetta, che avanzava verso mezzanotte a passi impercettibili. Infine, mezzanotte suonò. Una voce, il cui timbro era esattamente quello dell'orologio, si fece udire e disse: «Ecco l'ora, bisogna danzare». Tutta l'assemblea si alzò, le poltrone si ritrassero da sé. Allora ogni cavaliere prese la mano di una dama e la stessa voce aggiunse: «Su, signori dell'orchestra, cominciate». Ho dimenticato di dire che il soggetto dell'arazzo rappresentava da un lato un concerto italiano e dall'altro una caccia al cervo, con molti balletti che suonavano il corno. Il maestro alzò la bacchetta e un'armonia viva e danzante scaturì dai due capi della sala. Si danzò dapprima il minuetto, ma le rapide note dell'esecuzione mal si intonavano con quelle gravi riverenze. Così ogni coppia, dopo pochi minuti, si mise a piroettare come trottole tedesche. Le gonne di seta delle dame, stropicciate in quel turbine, rendevano suoni particolari. Pareva il frullo d'ali di uno stormo di piccioni. Il vento che si infilava sotto le gonfiava a dismisura, sì che sembravano campane in oscillazione. L'archetto dei virtuosi passava sulle corde così rapido che ne sprizzavano scintille elettriche. Le dita dei flautisti salivano e scendevano come fossero mercurio vivo. Le gote dei corni erano gonfie come palloni e tutto formava un diluvio di note, trilli serrati, scale ascendenti e discendenti, tanto aggrovigliate, così inconcepibili che neppure i demoni avrebbero potuto seguirne per 2 minuti la cadenza. Era pietoso vedere gli sforzi dei danzatori per recuperare il tempo. Saltavano, volteggiavano finché il sudore, colando loro sulla fronte e negli occhi, portava via mosche e cerone. L'orologio batté l'una, si fermarono. Allora vidi una donna che non danzava. Era seduta in una bergera accanto al camino e non pareva minimamente interessata a ciò che accadeva. Mai, neppure in sogno, mi era apparso nulla di così perfetto. Pelle di una bianchezza abbagliante, capelli biondo cenere, lunghi cigli e pupille azzurre, così limpide che vi scorgevo l'anima, netta come un ciottolo sul fondo di un ruscello, e sentii che, se mai m'avvenisse d'amare qualcuno, sarebbe lei. Balzai fuori dal letto, sino allora incapace di muovermi, e mi avvicinai a lei, guidato da qualcosa che agiva in me, senza che potessi spiegarmelo. Mi ritrovai ai suoi ginocchi, una sua mano fra le mie, parlandole come se la conoscessi da 20 anni. I piedi mi bruciavano dalla voglia di danzare. Ella indicò
indicò con il dito l'orologio. «Quando sarà il tempo?» disse. L'ora suonò. La voce pronunciò: «Angela, potete danzare, ma sapete quel che ne seguirà?» «Non importa», rispose, e passò il braccio attorno al mio collo. «Prestissimo!» gridò la voce, e iniziamo un valzer. Mai simile emozione. Il mio sangue fluiva in torrenti di lava. Il mondo svaniva. Ma Angela si stancò, i piedi le sembravano di piombo. «Riposiamoci», disse. «Non c'è che una poltrona. Siamo in 2, aggiunse. «Vi terrò sulle ginocchia», le dissi. Angela si sedette, circondandomi con le braccia. Tutti i miei sensi erano assorbiti dalla contemplazione di quella creatura fantastica. Il mondo reale non esisteva più. Cantò l'allodola. Un pallido barlume indugiò sulle cortine. Angela si alzò, emise un grido e cadde. Non trovai che la caffettiera, in terra, infranta, in 1000 pezzi, e svenni. Quando tornai in me, ero nel mio letto. I miei amici Arrigo e Pedrino erano chini su di me. Raccontarono di avermi trovato svenuto, stringendo un frammento di porcellana e vestito di un antico abito da nozze. Disegnai allora senza pensarci la donna della caffettiera e l'ospite esclamò: «Incredibile come questo profilo somiglia a mia sorella Angela!» Era proprio il suo volto, dolce e malinconico. «È morta o viva?» chiesi tremando. «È morta 2 anni fa, di congestione polmonare, dopo un ballo», disse con tristezza. In quel momento compresi che non vi sarebbe stata più felicità per me su questa terra. Era solo un sogno? Un'allucinazione di febbre? O qualcosa che resiste al tempo, nei luoghi, negli oggetti, nei dettagli dimenticati? Una caffettiera d'argento, un volto disegnato a memoria, un valzer che nessuno riesce più a sentire, ma che ancora vibra da qualche parte, fra le pieghe del silenzio. La caffettiera non è solo un racconto fantastico, è una soglia, un luogo fragile in cui la bellezza diventa fantasma e il fantasma diventa bellezza. Théophile Gautier ci lascia in bilico tra realtà e incanto, tra la nostalgia del desiderio e il terrore che ogni cosa amata possa svanire all'alba. Ma forse la verità è tutta lì, nel calore di una stanza, nel crepitare di un camino, nel sorriso di qualcuno che non c'è più e che, per un istante, torna a danzare con noi.